Per anni quando la gente mi chiedeva qual è il tuo luogo preferito di Tokyo, io non avevo dubbi. Shinjuku. Shinjuku per me è un luogo speciale. In questo quartiere ho passato una parte importante della mia gioventù. A Shinjuku ho visto film, ho conosciuto gente, mi sono ubriacato con amici, ho scopato a Shinjuku, ho pianto. A Shinjuku ho litigato con poliziotti. Una volta sono stato perfino aggredito da un estremista di destra. Un coglione. Questo quartiere racchiude tutto quello che amo e odio di Tokyo. È il caos. In pochi metri dai Kabukicho, la zona a luci rosse, con risse, host club, gente che prova a venderti la droga. Poi c'è Sanchome, con il teatro di Rakugo, le izakaya di Omoi di Yokocho, i pub del Golden Gai, i locali sadomaso di Nichome, i grattacieli di Shinjuku Ovest, i senza tetto di fronte al municipio, il labirinto di strade sotterranee che collega la stazione, i cinema, i caffè Showa, i pachinko. I primi anni, appena mi ero trasferito a Tokyo, vivevo qui vicino. E così quando non avevo niente da fare, e soprattutto, vi dico la verità, quando mi sentivo solo, facevo 2 passi, venivo a Shinjuku, mi mettevo in uno dei tanti caffè e passavo la giornata a leggere. Qui attorno a me c'erano persone veramente di ogni genere. Le prostitute, ventenni, i tassisti sessantenni, le casalinghe con la borsa di Louis Vuitton, le liceali squattrinate. Ed eravamo tutti quanti seduti, gomito a gomito in tavoli strettissimi. Faceva schifo, è vero, ma allo stesso tempo mi dà conforto, non mi sentivo più solo qua. Non lo so, c'è qualcosa per cui questa città, la sua sola atmosfera, il suo solo trovarmi qui, mi faceva star bene. Mi faceva sentire parte di qualcosa di più grande, no? Avevo questa impressione, questa sensazione per cui avevo 26 anni e cazzo, ero a Tokyo. Poi è arrivato il Covid e le cose sono cambiate. Prima di tutto ho smesso completamente di andare a Shinjuku. Mi sono trasferito a Kawasaki. Sono lontano, troppo lontano, quindi non ci vado più a Shinjuku. E poi vi devo dire la verità, le poche volte che sono stato a Shinjuku di recente mi ha deluso. Non so, ho come avuto l'impressione che la città fosse cambiata. Ma forse ero io a essere cambiato. Non ero più un ragazzo in cerca di avventure, in cerca di caos. Al contrario, ero indifferente al caos. Non lo volevo. Volevo equilibrio, stabilità. Ero diventato adulto. Sono diventato un adulto. Un po' mi spiace. Salve a tutti, bentornati allo show dei Double Tommy. Bene, dopo questo pippone molto lungo e molto potente, siamo qui di fronte alla stazione di Shinjuku. Qual è il tuo legame con Shinjuku? Io non ho alcun legame con Shinjuku, non mi ha mai ispirato più di tanto. È rumorosa, è incasinata, ci sono i topi, puzza. A parte che non ci sono i topi a Shinjuku, mai visto un topo a Shinjuku? Mai visto topo a Shinjuku? Ma non lo so, l'ho vista sempre così caotica, non ho mai avuto un modo o un motivo per legarmi a questa città. Voglio portare Tommy nei luoghi dove ho passato alcuni dei momenti più importanti della mia vita. Questa è la mia Shinjuku. E considerando che si tratta di un video di Double Tommy, questo viaggio non può iniziare che da qui. Siamo arrivati a Shinjuku Sanchome, che è un quartiere interno, un sottoquartiere di Shinjuku. Io ci sono venuto tipo una volta sola perché tu mi ci hai portato. Io, la prima cena che ho fatto a Tokyo fuori, mi hai portato tu qua a mangiare oden. Te lo ricordi? La prima cena, in fondo a quella via là. Abbiamo mangiato l'oden e poi agli yakitori. Qua è bellissima sta zona. Secondo te perché io ti ho portato qua? Pazzesco. Grandissimo. Double Tommy è nato qui, è vero. Ci siamo rivisti dopo 10 anni ed entrambi amavamo fare la stessa cosa. Guarda, eravamo qua. Questo posto della Madonna. Secondo me hai ancora i video che facevi con la GoPro. Vieni dall'Italia o vieni dalla Cina tu? Io dall'Italia, sono stato in Italia qualche mese. In Svizzera. Sto filmando tutto con questa GoPro perché voglio filmare tutto del mio con arrivo. la GoPro come i vloggers. Esatto. Però voglio ricordarmi tutto, no? Ero atterrato da una settimana, avevo fatto la quarantena del Covid. Subito dopo la quarantena, prima sera, pam, oden. Nel luogo dove è nato tutto. Arrivando in Giappone, mi hai portato in questo quartiere e io sono flippato. Già
mi stava piacendo tutto quello che mi circondava. Vedere questo, quella serata è indimenticabile per me. Tu non ti ricordavi che era Shinjuku? Perché Shinjuku è così eterogenea, ha così tanti luoghi. L'ultimo eravamo a girare i B-roll, Shinjuku Ovest, grattacieli. Totalmente diverse. Forse questa è la parte di Tokyo che trovo molto interessante, che tu vai dall'area commerciale, industriale, abitativa. Forse quello che tu amavi di questa Shinjuku è che tu hai tutto questo nello stesso luogo. Questo per me rappresenta Tokyo. E la verità è che il mio non essere più innamorato di Shinjuku, secondo me rivela un problema molto più grosso di fondo, ovvero che non ho più questa passione per Tokyo. Ma tu stai pensando di andartene da Tokyo? Per un periodo? Mettila così, mia moglie è a Bangkok, la mia famiglia ha d'origine in Italia. Qui ho te. La verità è che sono rimasto a vivere in Giappone da solo perché ho un obiettivo da realizzare qui. Girare un film. Shinjuku è la città dei cinema. Prima cosa. E hai tanti piccoli cinema, grandi cinema, è un sacco di film tutti i giorni da vedere. Dopo il cinema venivo qui, Times, che era il caffè show sfigato, l'ultima isola dove tu puoi fumare. Quanto è bello parlare di un film appena visto con degli amici di fronte a un caffè. C'è un po' una ricerca di tutto ciò che è vintage, di un tempo passato che non c'è più. Questo posto lo rappresenta al 100%. Questo sono gli anni 60, queste poltrone morbide, in velluto, c'è un po' di musica jazz, il fumo delle sigarette. È come un ricordo d'infanzia questo posto. Qui è dove è un po' partita l'azienda di Kakiluma. Discutevo con lui qui di Eisensha. Non solo qui è nata Eisensha, la casa di produzione con cui collaboro, ma qui ho anche girato il mio primo documentario. Qui ho parlato di cinema con amici che mi hanno fatto capire che non potevo mollare. Se ora sono un regista, è anche grazie a questa città. Non capisco come tu dica che ti senti scollegato da questa città. Obiettivamente mi stai portando a fare un passo nei tuoi ricordi, nella tua vita, nel tuo vissuto. Cioè, ogni volta che alzi lo sguardo c'è qualcosa che ti ricorda cose bellissime. C'è della nostalgia, però insieme alla nostalgia c'è anche la tristezza che porta alla nostalgia. Io ti sento triste in questo video. Shinjuku di notte si trasforma in un labirinto di luci. È la città dell'intrattenimento, sempre sveglia, sempre in movimento. I primi anni, appena ero arrivato a Tokyo, passavo spesso le mie serate in sala da pachinko. Al tempo stavo scrivendo una tesi sul pachinko e Shinjuku era il quartiere con più sale da gioco di tutto il Giappone. Sembrava che in questa città tutti giocassero, tutti scommettessero. Siamo nel pachinko più grande di Tokyo. Solo questo edificio, 2000 macchine per giocare d'azzardo. Sei pronto per la tua prima esperienza in una sala di pachinko? Sì. Anzi, Voglio vincere, qua, voglio i soldi. Centinaia di persone si radunano qui ogni giorno per sedersi di fronte a macchine, il cui risultato è determinato da un algoritmo randomico, casuale. Si affidano al caso nella speranza di vincere dei soldi, pur sapendo che a lungo andare perderanno. Basta, ho perso tutto, ma non ho vinto un cazzo, fa schifo sta roba. Schiacci dei tasti senza pensare a un cazzo, sperando che escano delle monetine. È disumano essere qua, cioè sono tutti uno di fianco all'altro come dei robot, nessuno parla, c'è un rumore fastidiosissimo. È la cosa più fottuta nel cervello che abbia mai provato nella mia vita. Dopo il frastuono di una giornata passata in una stalla da pachinko, quando ero uno studente andavo sempre da Gingi, una bettola sottoterra che stava in piedi negli anni 70. E mangiavo una buonissima Napolitan pasta. Sei la prima persona, a parte Sanae, lo dico, perché mi sono sempre vergognato. Forse era meglio se continuavi a vergognarti. Ma in realtà capisco, cioè da una certa, soprattutto se sei uno studente, vuoi qualcosa che non costi troppo, che sia comfort food, puoi mangiare ogni giorno e fa sempre bene, no? Ciò non giustifica che tu mangiassi questa merda. Questa è la pasta dei miei ricordi, voglio vedere se come me la ricordo. Ma fa schifo sta roba. Qui venivo, cioè mi piaceva. Ah, ti piaceva? Cioè non era per necessità, era proprio gusto. Con gusto, pam. No, non è male. Buono. Buono. Non c'è nulla di cui vergognarsi. Cioè tu mi hai detto con assoluta sicurezza e tranquillità che ti segavi ad uno Starbucks e ti vergognavi di mangiare la pasta qua. Non sei mai segato uno Starbucks? No, in uno Starbucks no, specificatamente. Segafredo?
Speravo che tornare a Shinjuku con Tommy mi avrebbe aiutato a trovare qualcosa. Forse il messo studente universitario a cui bastava appunto venire qui a Shinjuku per non sentirsi solo. Igor, madonna che insegna cattiva. A sottoterra? Io ce la sto mettendo tutta per amare di nuovo questa città. Dove cazzo mi hai portato? E invece più vado avanti più mi sento triste. E non capisco il perché. Di questa è la roba assurda di Shinjuku, che cammini attorno a queste cose e chissà quanti di questi bar noi non conosciamo, non conosceremo mai, non avremo mai idea. Yamazaki? Yamazaki. Action. Che buono, è molto dolce. Mega buono. Sono mi sette itzukara aru desu ka? 57年前 Cioè ti stupisce che di fronte alla stazione dove tutto viene ricostruito, tutto viene rifatto, hai questo buco sottoterra che è ancora così. Uguale dagli anni Uguale. 60, questo non è cambiato. Sono venuto qui, ti ho detto, perché mi ha portato un mio amico una volta. Questo amico è Spencer, un amico di New York, che era con me in università, e lui probabilmente è il responsabile del fatto che io sia diventato un fanatico di caffè. Quindi una persona molto importante. Voglio molto bene a Spencer, però appunto ha questo problema che è americano, quindi vive a New York. Più la notte va avanti, più la presenza di Kabukicho, il vecchio quartiere a luci rosse di Shinjuku, si fa sentire. Kabukicho era una zona malfamata di Shinjuku, che è stata gentrificata, quindi adesso è un posto per giovani che vanno a divertirsi, per turisti. Nonostante i tentativi di gentrificazione, lo spirito caotico di questo luogo sembra non volersene andare. E questa è la piazza di Kabukicho. Mi pareva di aver letto che questa piazza sia diventata un po' il centro dei giovani che scappano di casa. Ci sono tanti ragazzi molto giovani che scappano dalla loro realtà quotidiana e si incontrano qui e iniziano a vivere qui. Mia madre sostiene che la mia scelta di vivere in Giappone non sia che un modo per fuggire il più lontano possibile dalla mia famiglia. Avranno 20 anni questi Massimo, ragazzi, massimo 20 anni. Allora. Allora, はい、金沢ケラケラ最高裁エンザペニスエンザペニス男は女子トイレ女は男子トイレ嘘つくな L'apparente gogliardia di questi ragazzi nasconde però qualcosa di molto diverso. なんかお酒飲んでる子たち多いけど精神優に未成年が多い簡単に言うとインターネットのオフ会なんかリストカットしてる子とか結構いるし薬とか飲んでみたいななんかふわふわする気持ちみたいなジェンダーレストイレでジェンダーレストイレって男と女の子入れるからみたいなここにいる子たちが援助交際お金もらってエッチしてやってるみたいな多分そういうのだとかでもみんないい子ばっかだと思いますよ悪いこといっぱいしてると思いますけど Le parole di quest'uomo mi spiazzano. Non descrive questi ragazzi come passive vittime della società. No. でもみんな本当自己責任だから Sono vittime del loro libero arbitrio. Io non conosco le situazioni familiari da cui questi ragazzi sono fuggiti, ma ho difficoltà ad accettare questa prospettiva morale. Come può essere una scelta quella di ragazzine minorenni che si prostituiscono nei bagni dei centri commerciali? Come possono dei giocatori di pachinko che sono indebitati fino al collo essere responsabili delle proprie azioni? E i senza tetto? E i mafiosi che si aggirano per la città? E io? La scelta di vivere a Tokyo, lontano dalla mia famiglia, le bugie che ho detto, la mia solitudine. Questa città mi spaventa perché mi rinfaccia tutte le scelte che ho fatto. Ora sono nudo, di fronte alla persona che ero. Una persona in grado di sacrificare tutto. Amici, famiglia, amore ed egoismo. non so, mi sembri triste dopo questa giornata. Sì, perché io speravo di trovare qualcosa. E non hai trovato niente. No. Secondo me devi fare pace con te stesso e riconoscere che la persona che sei oggi non sei la persona che eri un po' di anni fa. E questo va bene, non c'è nessun problema. È giusto così. Dopo aver girato questo vlog sono tornato a Shinjuku di nuovo. Mi turbava non essere giunto ad una conclusione per questo video. E mi turbava il fatto di non aver trovato niente in una città che ha voluto dire così tanto nella mia vita. Ma tornando ho capito. Shinjuku e forse Tokyo più in generale rappresenta anche tutte le alternative possibili di vita che non ho mai scelto. È vero, qui in questa città si sono aperte tante porte per me, ma è anche vero che se ne sono chiuse altrettante. Porte che non si riapriranno mai. Le sceneggiature che non ho mai scritto, i film che non ho mai girato, la tesi sul pachinko che non ho mai finito, il dottorato che ho abbandonato, gli amici che ho perso, persone che ho conosciuto ma che non rivedrò mai.
Anche questa è Shinjuku. Questa città rappresenta non solo tutto quello che sono diventato, ma anche tutto quello che non sono diventato e che non diventerò mai. E tornare qui mi fa star male perché mi fa pensare a cosa sarebbe della mia vita se avessi fatto scelte differenti. Questo è vero soprattutto ora che sono qui, in questa casa, in mezzo al nulla, senza mia moglie, senza la mia famiglia, senza nessuno. E a volte vi giuro la sera, cazzo, mi sento davvero solo come un cane. Tutto il resto sono cazzate, meccanismi di difesa. Io che proietto un'immagine negativa su Shinjuku e mi dico che ho fatto bene a trasferirmi e andarmene da quella città. Perché ora sono una persona migliore, ora sono migliorato. E al tempo, no, quando vivevo lì ero uno schifo d'uomo, ero un razzista, un bugiardo, un edonista, un maschilista. Invece ora no, sono meglio, sono migliore, ma sono tutte cazzate, grandi cazzate sono. La verità è che devo accettare le scelte che ho fatto. Devo accettare che la persona che sono e la persona che sono stato fanno entrambe parte di me. Ma forse dovrei parlare di questo con uno psicoterapeuta e non con 5.000 persone su YouTube. In ogni caso, sappiate che per me Shinjuku è la città più bella del mondo, perché è una città che include tutti e tutte. Cuochi, mafiosi, puttane, giocatori d'azzardo, sindaci, impiegati, designer, registi, barboni, ragazze scappate di casa. Non importa da dove vieni e non importa chi sei, in questa città ci sarà sempre posto anche per te.